Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi ti mostro come ho trasformato una parete ad angolo del tutto anonima con pochissimo colore avanzato da una precedente pittura. Hai presente quella stanzetta in più che in teoria dovrebbe diventare il tuo studio? Il bello della diretta. Hai presente quella stanzetta in più che dovresti adibire al tuo studio, ma che per mancanza di tempo, voglia, mobili, eccetera, 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 lasci là e resta uno spazio di accumulo totalmente anonimo e che quindi non usi proprio perché è totalmente anonimo? Ecco, sono arrivata a un punto in cui ho cominciato ad arredare quella stanzetta. Ho sistemato la scrivania in un angolo, però non mi diceva niente. C'era qualcosa che mancava. Avevo bisogno di colore, però non ne avevo molto avanzato. Quindi cosa potevo fare? La forma deve essere piccola, la più semplice possibile, magari svettante verso l'alto utilizzando l'angolo. La soluzione più semplice che mi è venuta in mente è stata quella di dipingerci un triangolo. Di cosa avrai bisogno per fare il lavoro? Chiaramente di un po' di colore se ne hai di avanzato, di un pennello per profilare l'angolo, di un rullino per stendere il colore, di un metro del nastro carta e di una matita. Per prima cosa ho preso delle misure che potessero andarmi bene e ho segnato i riferimenti a matita. Poi ho coperto i battiscopa con del nastro carta, ho individuato quello che per me era l'apice del mio triangolo e ho tirato il nastro carta dall'apice alla base. Per questo aspetto in particolare ti consiglio di farti aiutare da qualcuno in modo da tenere il nastro il più teso possibile per evitare di fare delle pance. Infine ho coperto il pavimento con degli asciugamani vecchi per non fare cacao e pronti via. Per quanto riguarda la fase di pittura vera e propria, innanzitutto ho mescolato bene il colore con dell'acqua, poi ho profilato l'angolo con il pennello, spero si dica profilare, chiedo scusa a chi fa questo mestiere di professione se non è così, e poi con il rullino ho tirato il colore verso i lati del triangolo, stando attenta a non debordare oltre il nastro carta. Qui io sono stata pigra e ne ho messo soltanto uno. Se vuoi stare più tranquillo o tranquilla, metti un secondo nastro carta oppure prendi il nastro carta un po' più spesso. Una volta finito di stendere il colore su tutta la superficie del triangolo, ho staccato il nastro carta ai lati un po' prima che il colore si seccasse per evitare di far saltare eventuali pezzi di colore secco. Devo dire che a parte qualche lievissima sbavatura su un lato del triangolo, dove evidentemente non sono riuscita a stendere il nastro carta perfettamente, tutto sommato il lavoro è venuto fuori pulito e sono molto contenta. Per cui sì, io credo che comunque se si ha del colore avanzato e se piace quel tocco di colore in più, una piccola forma geometrica potrebbe essere una soluzione carina. Ora mi manca ancora tutta la parete destra della cameretta da sistemare e quindi è ancora vuota, ma ho già in mente un altro progetto creativo per quello che forse vedremo insieme per riempire quella parete. Se questo video ti è stato utile metti un mi piace e se vuoi esplorare altri progetti creativi che riguardino il riciclo creativo, l'upcycling, ma anche idee di arredo innovative assolutamente personali, con il poco che si ha a disposizione, allora iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche perché faremo molti esperimenti insieme. In questo canale si parla di creatività a tutto tondo, quindi ci impegniamo in progetti creativi come anche in letture, libri, riflessioni, ispirazione. Per cui se sei un creativo o una creativa non vedo l'ora di conoscerti e di vedere anche le tue idee. Se sei arrivato o arrivata fin qui, io ti ringrazio come al solito infinitamente del tuo tempo e ci vediamo alla prossima idea creativa. A presto!